Ciao ragazzi, benvenuti allo speciale di Halloween di quest'anno. Siccome volevo trovare un argomento che potesse essere molto valido come speciale, mi sono reso conto che io non ho mai portato nessuna storia sul mio canale. Di consueto mi diletto a raccontarvi delle piccole storie, autoconclusive oppure no, nella mia community, ma questa volta ho deciso di fare una cosa molto diversa. E quindi ecco a voi la stanza 629, lo speciale di Halloween di Alex Amat. In questo video ragazzi io mi limiterò a raccontarvi la storia come se fossi io stesso il protagonista, quindi mettetevi comodi, prendetevi qualcosa da bere e ascoltate la storia, dopodiché commentate qui sotto se la storia vi è piaciuta oppure no. E adesso possiamo iniziare. Il medico mi puntò una luce fortissima negli occhi. Non riuscivo quasi neanche a sopportare la potenza di essa. Tentai di muovere gli arti per allontanare la mano dal medico, però non riuscivo letteralmente a muovere un muscolo. Mi resi conto che completamente bloccato. Non riuscivo quasi neanche a muovere le dita dei piedi o a battere le palpebre. Ero completamente paralizzato. Ma ero paralizzato per via di un incidente, ero paralizzato per via di qualcos'altro. Una domanda la cui risposta ci mise moltissimo ad arrivare. Dopo pochi secondi però la luce forsiva del medico scomparve e io potei tornare a una tranquillità. Tuttavia però sentivo tutto che dicevano i medici. Parlavano di tremendi dolori, di tremende ferite, qualcosa che io non... Pensavo si stessero riferendo a un paziente che era di fianco a me. Ma completamente. Anche se i miei occhi erano puntati verso il soffitto, sentivo distintamente tutto quello. Poteva essere che fossi completamente anestetizzato, forse mi stavano operando, ma non ricordo assolutamente nulla di quello che avvenne prima che la luce fortissima del medico mi arrivasse contro. Miere disse: sembra quasi che l'abbiano trapassato con delle cose di metallo molto appuntite, deve aver sofferto dolori allucinanti. Io pensai che si stesse sbagliando, io non avvertivo niente, ma del resto non riuscivo a muovere niente. Poteva tranquillamente essere stato un incidente, fare quello che l'infermiera stava dicendo. Dopodiché sentii come gli occhi molto pesanti e venni costretto a chiuderli. Mi addormentai profondamente. Non sapevo se ero stanco oppure se i medici mi avessero dato qualcosa per farmi dormire. Durante un intervento capita per non sentire nessun timore. Ma mentre chiusi gli occhi, all'improvviso cominciai a vedere tutto rosso, molto rosso, e avvertivo qualcosa, avvertivo come dei dolori alle braccia e anche alle gambe e soprattutto alle dita, come se fossero trapassate da migliaia di piccoli chiodi. All'improvviso riuscii finalmente a rimuovere, era tutto rosso, pieno di fulmini giallognoli che non smettevano un attimo di impazzare tutto intorno a me. E girandomi non vedevo niente che uno strano fumo nero che continuava a girarmi intorno. Sentivo voci di persone che urlavano e strillavano. Io sentivo una pesantezza, però mi sentivo talmente stanco che le gambe mi cedevano ogni volta che tentavo di ritornare in piedi. Mi sentivo da una tremenda angoscia, da una profonda paura per tutto. Mi guardavo intorno e a ogni esplosione di un fulmine io cadevo a terra inorridito e spaventato. Tentai di chiudere gli occhi di nuovo, ma uno stringeva a tenerli aperti. Guardavo quel fumo davanti a me. Lo guardavo e lo riguardavo. Mi sembrava di intravedere qualcosa. Erano tipo come delle fiamme, ma si muovevano le fiamme. Erano taventose. Sentivo le voci che mi sussurravano nell'orecchio. Tu sei qui, tu sei qui, sei qui tu, sei arrivato. Continuavo a sentire queste voci spaventose. Mi chiedevo... Ero spaventato, terrorizzato. Ci misi pochissimo a capire che quello davanti a me doveva essere l'inferno. Come me l'ero immaginato, solo molto vuoto. Pensavo di essere l'unica anima lì dentro, di essere morto veramente. Cominciai a riflettere su quello che avevo fatto in vita e non niente che potesse giustificare la mia presenza lì. Sulla scolastica che però si era sempre risolta con un perdono e un chiedere scusa. Non avevo mai tradito nessuno, non avevo mai fatto niente di male. A ricordare,
Non potevo essere finito all'inferno per qualcosa che avevo compiuto prima delle scuole medie. Avevo soltanto 22 anni. Cosa potevo aver commesso di peccati così orribili da finire lì dentro? Doveva essere per forza un sogno mosso forse dal dolore. All'improvviso avvertì qualcosa alle braccia e alle gambe. Erano delle catene. Le catene mi stringevano forte forte le braccia e mi costringevano a tenerle aperte, e le gambe. Mi sentivo tirare verso l'alto. Guardavo in alto e davanti a me vedevo soltanto quelle tremende esplosioni. Mi facevano bruciare gli occhi. Mi sembrava di non poterli proprio chiudere. Ero pietrificato. All'improvviso cominciai a gridare un nome. Cominciai a gridare il nome del mio miglior amico. Sean! Sean! Continuai a gridare. Non so perché cominciai a dire quel nome, ma fu la prima persona che mi venne in mente. Io e lui avevamo vissuto molti momenti felici insieme. E pensai che forse lui sapeva cosa mi fosse successo e perché ero finito in ospedale e perché adesso ero finito laggiù. Il dolore mi sembrò durare un'eternità. All'improvviso mi fu concesso di chiudere gli occhi, ma non appena li riaprì, avevo di nuovo la luce fortissima del medico che me la puntava contro e le infermiere che parlavano ancora delle mie ferite alle braccia e alle gambe. Pensai che questa volta aveva senso che parlassero di ciò, visto quello che avevo appena vissuto, ma diedi tutta la colpa al fatto che fosse un sogno e che magari era la mia manifestazione mentale dell'incidente che mi aveva portato a essere lì. Provai a muovere le dita e incredibilmente ci riuscii. Allo stesso modo riuscii a muovere anche la bocca e l'unica parola che dissi fu proprio il nome del mio migliore amico, Sean. I medici allora si dissero completamente sollevati che io fossi ancora vivo. Mi parlarono che avevo avuto un terribile incidente in macchina. Chiesi dove fosse Sean, il mio migliore amico, e loro mi dissero che in macchina con me non c'era nessuno in quel momento. Mi girai, mi girai, mi girai e rigirai nel letto. Girai solamente la testa perché il resto del mio corpo era ancora troppo dolorante. All'improvviso alzarono la parte posteriore del letto e io vidi letteralmente le mie braccia e le mie gambe. Avevano gli stessi identici segni che avevo visto nel mio sogno. Chiesi ai dottori cosa me li avesse provocati. Loro diedero la colpa all'incidente, ma io sapevo che non era così. Ero terrorizzato, pensai di aver visto veramente l'inferno e che non fosse stato soltanto un sogno, forse avevo avuto un'esperienza di premorte, ma forse non saprò mai la verità. All'improvviso i medici mi dissero che era il momento che io mi riposassi un po'. I medicinali dovevano finire il loro effetto, dopodiché sarei potuto tornare a muovere completamente le gambe e anche le braccia. I tre medici si allontanarono e spensero le luci. Come ultima cosa io chiesi che fosse chiamato Sean, il mio miglior amico, perché volevo parlare con lui e raccontargli tutto. I medici mi assicurarono che l'indomani l'avrebbero contattato, ma che quella notte avevo solo bisogno di dormire. Io provai a chiudere gli occhi, ma avevo talmente paura di rivedere quei fulmini giallognoli e quel tremendo fumo nero che non ebbi la forza di addormentarmi. All'improvviso qualcosa deve essere successo, perché avvertì di nuovo quelle spaventose voci. Tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui, sei qui tu, sei qui tu. Erano voci talmente basse ma al tempo stesso così potenti che mi dovetti tappare le orecchie per la paura per non sentirle. Poi intravidi nell'oscurità, in un angolo della stanza, l'angolo meno illuminato di tutte, vidi di nuovo quel fumo nero che si manifestava. Pensai, no, è solo un sogno, non può essere reale, non deve essere reale, non voglio che sia reale, ma invece era reale come. Quel fumo mi bloccò di nuovo al letto, mi tenne di nuovo gli occhi aperti, e dalla cima della stanza, proprio dal soffitto, lo vidi di nuovo manifestare quei tremendi fulmini giallognoli. Anche fuori c'era la stessa manifestazione atmosferica. Rimasi terrorizzato e mi ripromisi di dire una sola cosa. Mi aveva salvato la prima volta, forse poteva salvarmi ancora. Gridai a squarciagola: Sean! 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 Amico mio! Sean! Questa volta però il fumo non sembrava spaventarsi. Io allora urlai più forte che potei. Urlai.
Urlai, sperando che i medici e gli infermieri accorressero a salvarmi. Volevo che quel fumo sparisse, volevo essere lasciato in pace. L'unica cosa però che, l'unica cosa che vidi non appena ho riaperto gli occhi era il numero della mia stanza, la 629. Cominciai a temere che quel numero fosse qualcosa. Era successo tutto lì dentro. Quel fumo spaventoso. Tu sei qui, tu sei qui. Quelle voci assordanti. Di chi erano? Erano forse le anime dell'inferno che mi accusavano di qualcosa. Cosa mi era successo? Quell'incidente mi aveva sconvolto tutto nel profondo. I medici mi diedero qualcosa per farmi dormire, dopodiché ricordo soltanto che chiusi gli occhi. Non ebbi più incubi e il mattino seguente venni trasferito in un'altra stanza. Non era più la 629, era una stanza con un numero diverso. Passai lì circa 2 settimane a riposo. Sean venne a trovarmi e gli raccontai tutta la storia. Sean sembrò non crederci, dicendo che forse ero soltanto traumatizzato dall'incidente, ma quando gli raccontai che avevo visto le stesse cose anche nella vita reale, Sean sembrò cambiare espressione. Però non avevo più avuto incubi, dopo essere stato trasferito in un'altra stanza. Quindi ragazzi, cos'era stato? La stanza 629 di quell'ospedale era veramente infestata? Oppure era stato soltanto il trauma dell'incidente che mi aveva soggiogato e reso suscettibile a tutto? Forse non lo saprò mai. Sono solo contento di non aver mai più rivisto quel fumo nero, quei fulmini giallognoli e soprattutto di non aver più avvertito quel tremendo dolore agli arti. Le mie ferite dopo qualche settimana sono guarite e sono tornato a camminare. Ora sono felice, però ho ancora il terrore che quel fumo nero mi trovi e che mi costringa a guardare quei fulmini e ad ascoltare quelle voci spaventose. Prego il Signore che non capiti mai più. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questa storia? Come ho detto, nasce tutto da un incubo che ho fatto io quando andavo alle superiori. L'incubo era leggermente diverso, però avendo io la mente predisposta alla scrittura, mi sono ripromesso di modificarlo e di renderlo molto più interessante. Dopodiché non ci avevo più pensato per moltissimi anni. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete mai fatto sogni così spaventosi ma al tempo stesso così reali che vi sembrava di viverli anche nella vita reale. Oppure se avete mai fatto degli incubi talmente orribili che non riuscite neanche oggi, a distanza di moltissimo tempo, a dimenticarli. Io vi garantisco che li ho fatti diverse volte e tutti mi hanno sempre dato ottime ispirazioni per le mie storie. In ogni caso, ragazzi, io vi ringrazio per aver ascoltato questa storia, di aver visto questo speciale di Halloween. Spero che vi sia piaciuta e mi raccomando, dolcetto o scherzetto, passate un buon Halloween. Ci vediamo al prossimo video di Alex Amat. Ciao.